Ciao Stefano, io mi occupo della calibrazione audio e del sistema di correzione acustica della sala Ellipse di Videocell. Oggi siamo qui per la presentazione del nuovo firmware di JVC che verrà dimostrato con l'NZ9 e l'NZ7 nella sala Ellipse, appunto. La sala Ellipse è stata pensata per essere un riferimento assoluto in ambito di home theater e ha come caratteristica principale quella di avere un trattamento passivo studiato ad hoc dal nostro ingegnere acustico, a cui si aggiunge il trattamento attivo digitale attraverso il sistema di correzione Trinnov. Nella sala convivono due sistemi audio completamente distinti, uno totalmente basato su impianto Meridian acustico dinamico ed attivo, mentre l'altra parte passiva con un sistema MK Sound pilotato da amplificazioni Lexicon. Il sistema Meridian è un sistema totalmente attivo che permette quindi di posizionare il diffusore con l'amplificazione a bordo senza quindi avere dei finali esterni. Un ulteriore vantaggio di questa soluzione è quella di ottenere un sistema con dei DSP a bordo che correggono le risposte in frequenza e la risposta in fase dei singoli altoparlanti in tempo reale, ottenendo una risposta così molto più lineare. È una soluzione più dolce, più acustica, quindi più votata all'uso musicale rispetto a una soluzione come MK Sound che invece nasce con delle prerogative prettamente cinematografiche e quindi una soluzione più tradizionale, passiva, più votata all'uso con film. Il sistema di trattamento passivo della sala Ellipse è stato pensato anche per essere dinamico, quindi attraverso dei pannelli che ruotano possiamo ottenere dei tempi di riverberazione differenti per adeguare la sala al numero di persone e al genere di riproduzione diversificata, musicale o cinematografico. Questo sistema dinamico si inserisce all'interno di un progetto complessivo di trattamento passivo che porta il tempo di riverberazione entro i parametri richiesti dalle specifiche del settore. Per ottenere le migliori prestazioni anche dal sistema passivo, il progetto che viene realizzato dal nostro ingegnere acustico viene poi realizzato totalmente da noi anche nella fase di produzione attraverso la nostra falegnameria interna che produce i pannelli e produce tutte le strutture necessarie all'installazione. Nella nostra sala video utilizziamo diversi proiettori, come in questo caso il JVC che presentiamo, oppure di altri marchi come Sony o il Barco Balder, un laser da 7000 lumen che permette la copertura totale dello schermo da 4,20 m. Per massimizzare le prestazioni della nostra sala video vengono introdotte delle elettroniche che permettono i risultati top nella nuova categoria. Ad esempio nel settore video utilizziamo un processore video MadVR che permette di correggere in tempo reale il video in HDR, ottimizzandone quindi le prestazioni con ogni videoproiettore, e permette il cambio in tempo reale anche del formato tra 16 noni e 21 noni senza dover modificare a livello meccanico l'ottica del proiettore. Quando tu fai la sala video, praticamente se fai la classica sala in 21 noni, col proiettore tu estendi l'immagine per coprire il 21 noni, però la parte 16 noni esce sopra e sotto e se hai i titoli lì tu non li vedi, quindi tu dovresti portare l'immagine 16 noni, fare quello che vuoi con il menu, farlo partire e poi riportare tutto in 21 noni per vedere l'immagine sullo schermo a 21 noni senza le bande nere. Un processore come il MadVR praticamente fa questo in tempo reale all'istante leggendo il formato sul frame che gli arriva, quindi in tempo reale lui sposta l'immagine da 16 noni a 21 e lo adatta in tempo reale anche nelle scene dei film. Tu prendi i film classici tipo Batman, praticamente nelle scene in cui cambia il formato lui in una frazione di secondo ti riadatta lo schermo. Ma usate anche gli schermi che autodattano proprio fisicamente lo schermo? Quelli meccanici, allora quello schermo che abbiamo lì ha la possibilità di essere mascherato, ma in realtà non lo usiamo mai mascherato perché effettivamente poi quando vai in proiezione usi il 21 noni puro. 16 noni tanto lo usi talmente di rado che alla fine lo riduci e lo fai stare con le bande laterali, quelle poche volte che serve.
Bellissimo. I nostri progetti partono naturalmente dalle specifiche che ci dà il cliente relativamente agli spazi disponibili e alle dimensioni degli ambienti. Su questa base il nostro ingegnere acustico fa uno studio che permette poi di poter scegliere il sistema migliore da inserire sia per quanto riguarda il trattamento acustico sia per quanto riguarda i componenti. La scelta in termini di spazio disponibile non sempre parte dal cliente, nel senso che non è possibile che il cliente abbia a disposizione lo spazio che vuole, quindi è fondamentale poter adattare la nostra sala al sistema, allo spazio disponibile al cliente in maniera tale da ottenere lo stesso le massime prestazioni. Nel caso della nostra sala è stato fatto un percorso inverso, cioè abbiamo creato una sala di dimensioni ideali. Questo purtroppo non sempre è fattibile a casa del cliente e questo ci ha portato allo studio. Sì, lo studio attraverso il trattamento passivo, che però parte da un progetto di un ingegnere che ci deve dare le basi su cui costruirlo. La parte più complessa di questa lavorazione è stata trasferire le esperienze fatte in sale come la nostra, che sono state create appositamente, quindi anche pensate in termini dimensionali per ottenere le massime prestazioni, ai sistemi che vengono invece adattati alle dimensioni delle sale disponibili a casa del cliente. Per questo motivo il progetto deve partire da uno studio di acustica che permetta di ottimizzare sia la componentistica passiva che quella attiva sulle esigenze e sugli spazi disponibili. Anche il controllo domotico diventa fondamentale in questo tipo di sale, anche perché spesso le elettroniche vengono alloggiate all'esterno della sala stessa, sia per questioni di rumorosità sia per questioni di raffreddamento, e questo comporterebbe con i tradizionali sistemi di controllo a infrarossi delle grandi difficoltà. Dovrebbe passare dai sensori che però sono diventati obsoleti. Oggi noi abbiamo la possibilità attraverso i sistemi domotici di controllare tutto il sistema con un unico telecomando programmabile a radiofrequenza che ci permette comodamente dalla sala di controllare tutti gli elementi presenti anche in un ambiente diverso. I sistemi di controllo domotico come quelli che utilizziamo nelle nostre sale permettono di replicare sia i normali telecomandi, quindi con le normali funzioni di tutti gli apparecchi, sia la possibilità di creare delle scene che automaticamente eseguono una sequenza di comandi. Questo permette ad esempio di entrare in una sala e premendo un semplice tasto accendere tutte le elettroniche, la proiezione, la parte dedicata alle luci che si abbasseranno e che quindi porta l'utente finale con una pressione di un solo tasto a una condizione di utilizzo ottimale. A questo possiamo aggiungere il controllo di una serie di altri elementi, come ad esempio la climatizzazione, che può essere impostata automaticamente per essere gestita sempre attraverso queste scene. Quindi nel momento in cui io mi metto a vedere un film e faccio partire la mia scena, automaticamente viene impostata anche la temperatura ideale che viene scelta per quella funzione. Nei prossimi video vedremo meglio la correzione acustica, soprattutto per quanto riguarda la parte digitale, che nel nostro caso viene effettuata con i sistemi Trinnov che permettono la massima flessibilità in termini acustici.